Notte fonda. Le luci della città si fanno sempre più vicine. Non so da cosa scappo. Forse dalla ripetitività della vita con Ellen. Astuto diavolo dei capelli bruni. Eccolo lì, il Red Moon Bar. Un polveroso locale niente affatto di classe. Con il bancone appiccicoso e i bicchieri unti. Ci entro lo stesso. Non è il locale che mi interessa. Fammi un Johnny Walker. Mi piace il sapore del whisky sul palato. E all'improvviso, eccola, che schianto, tanta femminilità in una donna sola, e quel soffio di vento che le alza il vestito. Non oso immaginare cosa ci sia sotto. Sinuosità perfetta, fatta per l'uomo che vorrà farla divertire. Dovresti seguirla, ragazzo. Danny non sbaglia mai. Che figlio di... Ehi, tu! Che diamine hai da guardare? Arrivo in città ed entro in un bar, il Red Moon Bar.
Prendo un Johnny Walker ed un tratto arriva lei. Si avvicina. Che diavolo succede? Una penna. Una penna. Datemi una penna. Ellen, dimmi dov'è la penna. Mi lascia un guanto nella tasca. Beve il mio whisky. E va via. E la seguo. I vicoli sono bui, stretti. Devo preoccuparmi, Ed? Ma li riconosco. Edman? Svolto l'ultimo angolo e la rivedo. Vorrei intervenire, ma mi sento bloccato. Edman, che cosa ti è successo? Giuro che se non mi è successo rispondi nulla. io... Nient'altro che un sogno. Non è vero che è un sogno. Nessuno fa tante storie per un sogno. Sei mai un incubo? Già, Raccontamelo. niente di cui preoccuparsi. Allora fammi vedere cosa è scritto su quei posti. Non una stupida proposta di matrimonio. Non siamo a Grey's Anatomy. Quindi non ti interessa. Non è adesso che ci dobbiamo sposare. Citare il matrimonio e serie televisive viste insieme non è un buon modo per cambiare argomento. Dimmi cosa hai scritto. Non è affar tuo, per ora. Certo, per ora. Magari quando sarà affar mio sarà troppo tardi. E non è che non vorrai, allora non potrai dirmelo. Ellen, io non voglio perderti. Senti, è questione di spazi. Ah, va bene, fa quello che ti pare. Vai via, vai! Ci tengo così tanto a lei, eppure quando si comporta in questo modo mi suscita un nervoso. E l'altra? Oh, andiamo, è solo un sogno. È bellissima, ma non è reale. No, no. Devo stare attento a non perdere Ellen per questa sconosciuta, per questa bellissima sconosciuta. Dio, e se fosse reale? Se fosse una donna che ho già visto o che vedrò domani? Oggi forse. O forse rappresenta la femminilità che cerco in Ellen. Ma se è così perché mi sfugge? E che vuol dire quell'uomo che la maltratta? E perché mi spara? So solo che non riesco a muovermi né a parlare, il che vuol dire che sono spettatore passivo del mio sogno, della mia mente. E mi ha detto che non era affar mio. Insomma, Pete, perché non mi ha raccontato niente? Un ginseng, per favore, e un cornetto. Con cosa? Crema, marmellata. Fai tu uguale. Tu, Pete, cosa prendi? Lo stesso, grazie. Insomma, Pete, secondo te c'è da essere gelosa? Perché mi nasconde le cose? A me non va che dopo un anno mi debba nascondere le cose. E secondo me è sbagliato ad andare via. Voglio dire, secondo me c'è qualcosa di più grande dietro. Perché non scopri cos'è? Come faccio a scoprirlo? Se lui non mi vuole raccontare niente. È la possibilità di dormire da lui, no? Non nascondere chiavi del cassetto sotto il cuscino, spero. Grazie. E se mi dovesse scoprire? Ne parliamo dopo, sta arrivando. Ciao, Edman. Ciao Pete. Ellen, possiamo parlare? Intendi da soli? Sì, per favore. Va bene. Cosa c'è? Senti Ellen, volevo chiederti scusa per quello che è successo prima. Va bene? Non mi piace che dobbiamo litigare per un sogno. No, sono io che devo scusarmi. Guarda, ti do ragione sugli spazi, sul fatto che entrambi dobbiamo avere la propria indipendenza. Guarda Pete, io e lui siamo amici, usciamo insieme. E non sei mai stato geloso. E ti ringrazio per questo. Io i miei spazi, tu i tuoi, è giusto così. Davvero? Non stai scherzando? No. A stasera, Ed, troverò un modo per farmi perdonare. Allora? Mi sento in colpa. Stasera si vedrà se hai fatto la cosa giusta.
Tiro su l'ultima corposa boccata di fumo e poi entro nel bar. Voglio proprio vedere se si farà viva anche questa volta. La cortese donna in guanti a rossetto. Ci scommetto che Danny ancora non ha lavato quel bicchiere e che lì c'è ancora il rosso delle sue labbra. Che donna. Fammi un Johnny Walker. Mi piace il sapore del whisky sul palato. Ed un tratto, eccola lì. Eccola che si fa avanti con quella sua lentezza quasi innaturale. O forse sono io che faccio durare di più questo momento per soffermarmi su di lei il più possibile, per scovare ogni minimo dettaglio, per cercare più a fondo tra gli spazi lasciati vuoti dal vestito. Di nuovo il suo guanto nel mio giaccone, di nuovo le sue labbra sul bicchiere, di nuovo che sale in camera ad No, aspetta. Non era mai salita in camera. Dovresti seguirla, ragazzo. Già, mi ha invitato. Posso mai rifiutare questo bianco invito? Ovvio che no. La seguo. Che atmosfera stimolante. Accendo una sigaretta e le tengo compagnia. C'è sempre tempo per una sigaretta. Mi guarda. Che sgualdrina. Mi piacciono le sgualdrine. Quelle di classe però. E lei ha classe. Guarda che labbra. Sono morbide e profumati di pioggia. No, di inchiostro. Ah, al diavolo. Profumo di odori che mi piacciono. Nelle labbra trovo il gusto del fumo e del vino. Nel corpo tutto il resto. Notturne. Tu avevi un'erezione un minuto fa. Tu stavi scopando con questa puttana. Tu stavi scopando. Senti. No. Aspetta. Ora ti leggo la descrizione di questa donnaccia. Una donna bellissima, tanti capelli biondi. Perché tanti? Io ne ho forse pochi. Si muove con una sensualità esagerata, forme perfette. Ma ti rendi conto di quello che hai scritto, eh? Te ne rendi conto o no? No, perché non è normale. Oh, andiamo, era per descrivere il sogno. E poi ti avevo... Non era per descrivere il sogno. E poi ti avevo detto che non era affar tuo. Mi sembra. Parlavi tanto di rispettare gli spazi e poi questo è il tuo modo di fare. Tu non meriti gli spazi. Io posso avere i miei spazi, tu no. E certo, tu esci con Pete. Io invece non devo avere le mie libertà. Esatto. Come? Io non sogno uomini muscolosi che mi danno il ben servito invitandomi con un guanto bianco a seguirli. È solo un sogno. Non è solo un sogno. Tu hai problemi, io non ti piaccio. Secondo te ho pochi capelli. Non è vero che hai pochi capelli. E poi io se scrivo sui fogliettini è perché voglio risolvere il problema. Ah, vuoi risolvere il problema? Sì. Quindi non te ne frega niente di me. Non vuoi smettere di sognare quella. Vuoi solo risolvere l'enigma. Voglio risolvere l'enigma anche per smettere di sognare quello. Sì, come no. E io dovrei crederti. Senti,
Sai che cosa c'è? Risolvitelo da solo il tuo enigma. Non ci sarò più io. Ellen, ascoltami per una volta. Dammi retta. Come si chiama? Si chiama McNamara. Quanto sei bella. Magari. Ho appena lasciato il mio ragazzo, vuole un'altra. Oh, ragazza, non devi preoccuparti. Gli uomini lo fanno di continuo. Nel mio caso, quando ero giovane, l'altra donna era la guerra. E ne sono fatto una ragione e ho tirato avanti. E quando lui è tornato, l'ho tenuto con me tutta la vita. Poi è morto. Da allora mi aiuta lui. È una forza, vero? Una ringhiera a cui appoggiarsi. Sì. Allora lo adotterò anch'io un cane. Un cane non sostituisce l'amore. È diverso. Ciao Ed. Ma che hai stamattina? Fatto le ore piccole. Puoi giurarci. Ehi Joy, senti, mi mandi Duke? Ho bisogno di un caffè. Subito, collega, ma certo. Buongiorno. A che punto sei con le fotocopie, Edman?
cos'è quello sbadiglio? Dai, forza, tocca darti una svegliata stamattina. Buongiorno. Certo, sì, infatti appena mandato a chiamare Duke per un caffè. Come lo vuoi questo caffè? Eh? Come lo vuoi? Nero, strettissimo. Portamelo in ufficio dalla Mewinski. Signorina, qui ho finito. La seguo e lascio i fogli sulla sua scrivania. Dammi, ci rimetto io sulla mia scrivania. Vai al piano di sopra, chiama il signor Knox e passami la linea nel mio ufficio. E nel frattempo svegliati. Va benissimo. Edmund, Sì? Cosa sono queste? Ecco a te. Signorina Mewinski, a lei niente, ne ha già presi 2 da stamattina e si sa. Il caffè provoca i nervi. E noi vogliamo il nostro Edmund tutto intero e sveglio. Per questo ti ho portato il caffè. Così non fai più danni. Signorina Mewinski, mi dispiace. Posso rifarle? No dai, non per ora, ci mando Sandra. Sandra? Sì? Il nostro Edmund non è stato molto attento stamattina. Tieni queste carte, tritele. E di queste mi fai una copia ordinata, grazie. Andiamo, non sentirti offeso. In un modo devo comunque farti capire che hai sbagliato. Duke, vai con lui di sopra, deve chiamare il signor Knox. E non fate troppo gli idioti. Grazie, signorina. Sì, grazie, grazie. Ti ha lasciato Ellen, vero? Abbiamo litigato stanotte. Duke, portami un caffè macchina. Non ho ragione, fatelo da solo, senza offesa. Su, racconta. Ah, è tutta colpa di quel sogno. Ogni volta mi si aggiunge qualcosa di nuovo. Mi sveglio e mi appunto le cose nuove. E c'è una donna nel sogno. Ed Ellen l'ha scoperto. Aspetta, racconta meglio. Ah, Dio, che un sogno. Beh, sei tu che gli dai tanta importanza. E certo, perché i sogni vogliono dire qualcosa, sempre. Vedi, ipotizziamo che la donna del sogno simboleggi Ellen. Perché mi seduce così? Perché il guanto bianco? E poi, chi è l'uomo del vicolo? Quale vicolo? Parli sempre del sogno? L'uomo del vicolo. Ehi, dove scappi? Sei pazzo? E cosa dovrei dire alla Mewinski? Edmund, scendi, muoviti. Che succede? Perché dovrei... Scendi! Che succede? Hai avuto un altro dei tuoi sogni, idiota? Dov'è Ellen? Che le stai facendo? Sai cos'è la vivisezione? Non sai quante urla. Non prendermi per idiota. Ti sto solo dicendo di stare lontano da Ellen. Ho le mie buone motivazioni. E sarebbero? Guarda che se vuoi puoi fare la sua stessa fine. Il traffico degli organi ha bisogno di materia prima. Ascolta, parliamoci chiaro. Se Ellen ha frugato del mio cassetto è stato perché tu gliel'hai proposto. E allora? È violenza psicologica questa. Mi sa che lo devi chiamare. Ma chi? Ma come chi? Uno bravo. Ci vediamo, va.
Sì, sì. Ma chi vuoi prendere in giro? Non lo vedi che non è soddisfatta? Inutile anche che ti impegni. Tanto andrà sempre bene. Cos'è questa voce? Sai cos'è la vivisezione? Non sai quante urla. Guarda che se vuoi puoi fare la sua stessa fine. Il traffico degli organi ha bisogno di materia. Ascolta. Che succede? Hai avuto un altro dei tuoi sogni, idiota? Dov'è? È stato perché tu gliel'hai proposto. No, sta succedendo di nuovo. Ma non può essere. Pete era nel bar e aveva la sua faccia. Chi è quest'uomo? Chi sei? Sai che tanti di loro sono stati abbandonati. I padroni non li volevano più. Padroni. Che vuol dire poi padroni? Con il cane c'è un rapporto di amicizia e di fiducia. Padroni. Tu perché cerchi un cane? Voglio qualcuno che mi voglia bene come faccio con lui. Sai, sei giovane. Ce ne vogliono di attenzioni. È una responsabilità. Ehi, Non lo lasciare mai solo. Allora, è assodato che l'uomo non è Peter. Mi ha preso per un imbecille, per un pazzo. Ma se non risolvo questo problema, va a finire che pazzo ci divento davvero. Non so, disturbo della personalità, incapacità di distinguere sogno e realtà. Devo risolverlo. Non sono matto. Voglio lei. Voglio Ellen. Voglio Ellen. Voglio Ellen. Ciao Edman, sono Sandra. Oh, Sandra. Ma si può sapere che ti è successo? La mia whisky ha dato di matto, dice che non ti vuole più in ufficio. Duke ha provato ad ammorbidire la situazione, ma sai com'è fatto? Non sa quando esagera. E questa volta ha esagerato. La mia whisky ha sospeso anche lui. Sandra, scusa, ma che ho combinato? Vuoi una mano? Hai qualche problema, Ed? Io ti ho visto al lavoro e non andava bene. Quando mai hai sbagliato a fare le fotocopie? In effetti mai. Non ci stavo proprio con la testa.
Scusa Sandra. Povero Duke. Ripeto, ho chiamato per vedere cosa ti era successo. Quindi se qualche problema puoi dire anche a me, Ed. Magari poi riusciamo a convincere anche la mia whisky a non licenziarti. Che ne dici? In effetti, Sandra, una mano mi servirebbe. Ciao. Ho incontrato Ellen mentre venivo. Da quando ho preso un cane? Un cane? Avrei visto male. Ellen non è tipo da cane. Che strano. Ci avrei giurato che fosse lei. Può anche essere. Ho subito trovato un sostituto. E lei è il problema? No. Il problema è questo. Oddio, non sarei mica in combutta per qualcosa di grosso. Una copertura. Il lavoro con noi era solo una copertura. Ti sta ricercando la CIA. Wow. No, No. Sfigato. Guarda. La conosci? No, non mi sembra di averla mai vista prima. Bene. È nei miei sogni da troppo tempo. Questo è il problema. Io voglio evitare di sognarla ancora. Non la voglio vedere più. Ellen è andata via. Per lei. Aiutami. Dai, che aspetti? Vai a prendere un paio di birre. It's hard to find outside. I'm trying to find the clues. I lost my mind. I'm chasing the truth. I'm chasing the truth around. The dream is back again. I run in the darkness. The dream is back again. I run in the darkness. Eccolo lì, il Red Moon Bar, il bar della Luna Rossa. Gli antichi le sere prima di una battaglia osservavano la luna. Se era rossa era presagio di sangue. Molti uomini sarebbero morti l'indomani. Qualcuno morirà stanotte. Il Red Moon Bar non esiste per davvero. È un segno. Il segno che qualcuno morirà stanotte. Magari la puttana bionda. Scendo dalla macchina ed entro nel bar. Vado ad aspettare la donna morta che cammina. Fammi un Johnny Walker. Mi piace il sapore del whisky sul palato. Questa sera mi piacerà anche di più. Eccola che entra, la puttanella. Il venticello che soffia dietro di lei e che le alza il vestito. È tutt'altro che una donna di buon costume.
libera come il vento, si usa dire, sensuale certo, e tutto il resto. Sì, bevi pure, squaltrinella, tanto quella che verrà fottuta sarai tu. Salgo su con lei. Quanto si può guadagnare con un po' di divertimento? Tanto ce l'ho in pugno. Ecco, ora lei uscirà dal bar e sparirà dalla mia vita una volta e per sempre. Ma perché questo sogno ancora non finisce? Ci deve essere qualcosa che non va. Sandra diceva che avere un rapporto con lei, con la consapevolezza di stare sognando, l'avrebbe fatta scomparire dalla mia vita. E invece eccomi ancora qui, a inseguire un ectoplasma per una strada fatta di sinapsi. La bionda è la parte di donna che io cerco in Ellen e che lei non ha. Quindi farlo con lei, con la consapevolezza, avrebbe soddisfatto i miei bisogni. Ma che cos'è? Ma certo, io. Ci sei arrivato. Hai finito. Pete, che dici un bell'uno contro uno? Perché dovrei mandar via gli amici miei? Per me possono restare. Vedrebbero come perderesti. Sì. I tuoi sogni, forse. Dai, fatemi sta cortesia, andatevi a prendere una birra. Quando torni, Lloyd, portami una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici? Ci riesci, Lloyd? Sono sempre a disposizione. Sono cuccioli addestrati. Allora, novità nel mondo dei sogni? Perché io ho una novità. Ellen ti ha lasciato e ti ha rimpiazzato con un cagnolino, pari di razza. Tu invece... Peter Drinkleater. È una storia chiusa quella del sogno. Per questo sono qui. Buono a sapersi. Adesso si spiega perché sei venuto a perdere 52-16.
Vorrei perdonare la scenata dell'altro giorno, sai? Ti ho accusato ingiustamente. Pensavo che tu in qualche modo violentassi Ellen. Non ci avevo pensato, ma quello che faceva violenza su di lei ero io. Ma non mi dire. E come? Nei miei sogni c'era una donna, bionda, l'alter ego di Ellen. La parte di lei che desideravo semplicemente perché sapevo che lei non l'avrebbe mai tirata fuori. E l'uomo che la violentava eri tu. Perché invece di lasciare che quella parte di Ellen venisse fuori da sola, forzavi a farla uscire. La volevi tirare fuori con una pinza. Semplice e banale, come la persona che ha sognato questa cosa. Tu. Senti, e poi com'è finita? Arriviamo subito al punto. La bionda voleva solo essere aiutata. Per questo lasciava il guanto nella sua tasca. Nel guanto c'era un revolver. Si è suicidato. E ora che ho risolto, ho bisogno di Ellen. E ti pareva? E perché devi mettermi in mezzo? La conosci meglio di me, ascolta solo te. E forse ora è il suo cane quando deve fare i bisognini. E tra l'altro non mi risponde al telefono. Ma quanto dai fastidio? Grazie, Pete. Sapevo saresti stato utile. Ho un'altra notiziona, Ed. La May Whisky ha riammesso Duke al lavoro e lui è riuscito a convincerlo a passare sopra al tuo comportamento di giovedì. In questi giorni festeggiamo. Pete, mi chiedevo se potessi venire anche tu. Oh, vedrò che posso fare. Le feste sono feste, no? Allora, cos'è che devi dirmi? Siediti. Dimmi. Ho risolto il problema. E come, scopandola? No. Ho scoperto che lasciandoti libera potresti esprimerti al meglio con me. Magari non ti terrò più nascoste le cose. Come è successo con il Comò. Sempre che tu voglia ancora stare con me. Mi hai fatto arrabbiare. Non lo so se voglio ancora stare con te. Abbiamo litigato per quello stupido sogno. È risolto. Se ci tieni, resta seduta su questa panchina. E mi presenti il cane. Va bene. Ma prima mi baci. Come? Aspetti che me ne vada? No. Eddie! L'hai chiamato come me? Sì, promettimi che non gli farei mai del male. Sì. E che lo porterai a fare i suoi bisogni quando servirà. Beh, sì. E che lo terrai con te quando non sarò in città. Va bene. Quindi ora saremo in 3. Già, non sarà così diverso.
Dovresti seguirla, ragazzo. A volte anche Danny sbaglia.